Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod, il podcast che ti accompagna nel tuo viaggio alla scoperta della lingua e della cultura italiana, passo dopo passo. Siamo io, Giovanni, e la mia compagna di avventura Alessia, e siamo davvero felici di avervi qui con noi oggi. Che emozione cominciare un nuovo episodio insieme a voi. Se è la prima volta che ci ascolti, benvenuto. Se invece sei già un nostro ascoltatore abituale, bentornato. Ci sei mancato. Oggi abbiamo in serbo per te una lezione pensata proprio per chi sta muovendo i primi passi nell'italiano. Quindi, se sei alle prese con i verbi, i pronomi, o semplicemente vuoi sentirti più sicuro quando parli, sei nel posto giusto. E sai qual è la cosa bella? Parliamo di qualcosa che piace a tantissime persone, andare al cinema. Chi non ha mai voluto godersi un bel film al cinema, magari con gli amici, e con il gelato in mano, le luci che si abbassano e la musica che parte? Esatto, è un momento di puro relax, di emozione, di fuga dalla routine. Ma quante volte ti è capitato che qualcuno vicino a te parlava ad alta voce, rideva troppo forte o addirittura rispondeva al telefono? Ah, quei momenti rovinano tutto, vero? Ti arrabbi dentro ma non sai come reagire senza sembrare scortese. Ed è proprio qui che entra in gioco questa puntata, perché oggi imparerai esattamente come dire quello che provi, in modo educato, naturale e chiaro. Già, perché in italiano ci sono modi gentili per chiedere a qualcuno di fare silenzio o di spegnere il cellulare senza dover alzare la voce o mettersi a litigare. Frasi semplici, efficaci, che puoi usare subito, non solo al cinema, ma anche in tanti altri contesti, in biblioteca, sui mezzi pubblici, durante uno spettacolo. Prima però vogliamo sapere da te qual è il tuo film italiano preferito. Magari è una commedia, un classico oppure un film d'autore. Scrivicelo nei commenti, ci farebbe molto piacere leggerlo. È un'altra domanda. Hai mai avuto problemi con persone rumorose mentre guardavi un film? Cosa hai fatto? Hai detto qualcosa o hai preferito stare zitto? Raccontacelo. Condividere le tue esperienze aiuta tutti a imparare. Intanto preparati. Tra poco sentirai 2 dialoghi realistici ambientati proprio in un cinema. Personaggi normali, situazioni vere, linguaggio quotidiano. E non preoccuparti se non capisci ogni singola parola. L'importante è seguire il flusso, cogliere il senso generale e poi col tempo tutto diventerà sempre più chiaro. Ora rilassati, mettiti comodo e preparati a vivere un'esperienza cinematografica in italiano. Andiamo. Bene, ora che ci siamo ambientati e abbiamo parlato un po' di questa situazione così comune, andare al cinema e trovarsi vicino qualcuno che parla, ride forte o ha il telefono acceso, è arrivato il momento di imparare un po' di parole utili prima di ascoltare i dialoghi. Esatto. In questa parte del podcast ti presentiamo 4 frasi chiave che useremo nei dialoghi e che potrai usare anche tu nella vita reale. Sono espressioni semplici, chiare e molto efficaci, perfette per chi sta imparando l'italiano. Cominciamo con la prima. Maleducato, maleducata. Lo sai cosa significa? Letteralmente vuol dire non educato, cioè una persona che non rispetta le regole della buona educazione. In pratica qualcuno che fa cose sgarbate, come parlare ad alta voce al cinema, mangiare rumorosamente o disturbare gli altri senza motivo. Per esempio, se senti 2 persone che chiacchierano durante il film, puoi pensare «Ma quanto sono maleducati!» Oppure, se vuoi dirlo in modo educato, puoi dire «Scusate, ma è molto maleducato parlare durante il film». Attenzione! Maleducato cambia a seconda del genere. Se parli di un uomo, dici maleducato. Se parli di una donna, diventa maleducata. E al plurale? Maleducati per un gruppo di uomini o misto, maleducate solo per un gruppo di sole donne. Seconda espressione. Parlare piano. Semplice, vuol dire parlare a bassa voce. Quando sei in un posto tranquillo, come un cinema, una biblioteca o una sala d'attesa, è importante parlare piano per non disturbare. Una frase utile potrebbe essere: per favore, potreste parlare più piano? Oppure, in forma più diretta ma sempre educata: ragazzi, parlate piano per favore.
Il tono della voce fa la differenza. Se lo dici con calma, sembri gentile. Se alzi la voce, puoi sembrare arrabbiato. Terza frase. Spegnere il telefono. Sembra ovvio, vero? Ma quante volte hai visto qualcuno con il cellulare acceso al cinema? Magari vibra, suona e tutti si girano a guardare. Spegnere il telefono è una regola fondamentale quando si entra in sala. Quindi, se sei con un amico e vedi che il suo telefono è ancora acceso, puoi dirgli dolcemente: «Ehi, hai dimenticato di spegnere il telefono?» È una domanda che suona come un promemoria, non come un rimprovero. Molto naturale tra amici. E se vuoi essere ancora più gentile, aggiungi un per favore. Per favore, mettilo in silenzioso o spegnilo. Così mostri rispetto e mantieni un'atmosfera positiva. Ultima espressione, ma forse la più importante, non riesco a sentire niente. È quella frase che ti viene spontanea quando c'è troppo rumore intorno. Non stai gridando, non stai litigando, stai solo spiegando che non capisci quello che succede nel film. Immagina una scena importante, un dialogo delicato e qualcuno davanti a te che continua a ridacchiare. A quel punto potresti sospirare e dire: «Con tutto questo rumore non riesco a sentire niente». È una lamentela legittima, detta in modo pacato. Ecco, queste sono le 4 frasi fondamentali che sentirai nei prossimi dialoghi. Maleducato, parlare piano, spegnere il telefono e non riesco a sentire niente. Ti consigliamo di ascoltarle bene, magari ripeterle ad alta voce mentre le senti. La ripetizione aiuta tantissimo quando si impara una lingua. Ora preparati, stiamo per entrare nel vivo dell'episodio. Tra un attimo ascolterai 2 dialoghi realistici ambientati proprio in un cinema. Personaggi normali, situazioni quotidiane, linguaggio autentico. Nel primo dialogo incontrerai Simona e Davide, 2 amici che sono andati a vedere un film d'azione. Ma appena inizia lo spettacolo, la coppia davanti a loro comincia a parlare ad alta voce e a ridere mentre mangia popcorn. Simona è infastidita e decide di intervenire. Nel secondo dialogo, invece, ci spostiamo su Francesca e Matteo, che stanno vedendo una commedia romantica. Tutto sembra perfetto, finché il telefono di Matteo non inizia a vibrare rumorosamente. Francesca se ne accorge subito e cerca di farglielo notare senza creare imbarazzo. I dialoghi sono in italiano semplice, pensato apposta per chi sta imparando. Non preoccuparti se non capisci ogni singola parola. Concentrati sul senso generale, sul tono, sulle espressioni chiave che abbiamo appena visto. E ricorda, puoi ascoltare questa puntata quante volte vuoi. Anzi, te lo consigliamo. Più ascolti, più il tuo orecchio si abitua alla pronuncia, al ritmo, alle intonazioni naturali. Quando vuoi, premi play sul primo dialogo. Ti aspettiamo dopo. Ecco a voi il primo dialogo della puntata di oggi. Simona e Davide sono al cinema per vedere un film d'azione. Hanno aspettato questa uscita da settimane. Popcorn irmanano, posti vicini allo schermo, tutto perfetto. Ma appena le luci si abbassano e il film comincia, Eccolo il problema. La coppia davanti a loro non smette di parlare. Ridono, commentano ogni scena, addirittura fanno battute ad alta voce mentre mangiano popcorn rumorosamente. Simona è visibilmente infastidita. Ascolta bene. Il linguaggio è semplice, naturale, adatto a chi sta imparando. Non cercare di capire ogni singola parola, ma cerca di seguire l'emozione, il tono e soprattutto le frasi che abbiamo visto prima. Davide, ma hai sentito? Quelli davanti non stanno zitti neanche per un minuto. Sì, lo so, è impossibile seguire il film con tutto questo rumore. Secondo me è molto maleducato parlare durante il film. Lo sanno che ci sono altre persone qui, no? Forse non se ne rendono conto. Ma tu cosa vuoi fare? Provo a chiedere gentilmente. Mi scusi? Sì? Potrebbe parlare più piano, per favore? Non riesco a sentire niente del film. Ah, scusa, non volevamo disturbare. Grazie mille, apprezziamo molto. Brava! L'hai detto in modo educato e chiaro. Quando qualcuno è maleducato bisogna dirlo, ma senza urlare, ovviamente. Esatto. Così si risolve tutto in pace. Che ne dici? Un dialogo reale, vero? Succede davvero così nei cinema, purtroppo. Ma cosa mi colpisce di Simona? Il modo in cui affronta la situazione. Calma, sicura, educata. Proprio così. Usa frasi come «Mi scusi?»
Un ottimo modo per attirare l'attenzione senza essere aggressivi. Poi chiede: potrebbe parlare più piano, per favore? Forma cortese e tono rispettoso. E quando dice non riesco a sentire niente, non sembra arrabbiata, ma semplicemente sincera. Spiega il problema dal suo punto di vista senza offendere. È una strategia vincente. E nota anche come lo sconosciuto risponde: ah, scusa, non volevamo disturbare. Mostra subito empatia. A volte la gente non si accorge di disturbare finché qualcuno non glielo fa notare con gentilezza. Ora passiamo al secondo dialogo. Cambiamo scenario, cambiamo personaggi. Francesca e Matteo sono al cinema per vedere una commedia romantica. Atmosfera dolce, luci soffuse, momento perfetto. Ma ecco che arriva l'imprevisto. Il telefono di Matteo comincia a vibrare forte nella tasca dei pantaloni. Prima piano, poi sempre più insistente. Francesca se ne accorge subito e cerca di gestire la situazione senza creare imbarazzo. Attenzione al linguaggio tra amici. Meno formale, più diretto, ma sempre rispettoso. E soprattutto pieno di quelle piccole espressioni che rendono il parlato naturale. Ehi, Matteo? Il tuo telefono sta vibrando. Cosa? No, non è possibile. Sì, invece. Lo sento dalla tua tasca. È ancora acceso? Oddio, ho dimenticato di spegnerlo. Shh, parla piano, per favore. Tutti si stanno girando verso di noi. Scusa. Sto cercando di toglierlo dalla tasca senza fare rumore. Mettilo in silenzioso almeno, così almeno non vibra più. Fatto. Scusami, è stato imbarazzante. Tranquillo, succede a tutti. Basta farlo con calma la prossima volta. Promesso. Mai più cellulare acceso al cinema. Che situazione tipica. Quante volte ti è successo di dimenticare di spegnere il telefono prima di entrare in sala? Io l'ho fatto una volta e il mio telefono ha suonato proprio durante una scena drammatica, silenzio totale in sala e brrr, tutti si sono girati, mortificata. Ecco perché frasi come «hai dimenticato di spegnere il telefono» sono così utili. Non è un'accusa, è un semplice promemoria. E Matteo invece riconosce subito il problema. «Oddio, ho dimenticato di spegnerlo». Nota anche l'uso di shh, quel sibilo rapido che in italiano usiamo per dire zitto, in modo discreto. Poi Francesca insiste, parla piano per favore, e Matteo risponde con due scusa, rapidi, seguiti da un è stato imbarazzante, che mostra vera consapevolezza. E alla fine la soluzione. Mettilo in silenzioso almeno. Una proposta pratica, non una critica. È così che si risolvono i problemi tra amici, con pazienza, tatto e un po' di comprensione. Ora, fermati un attimo. Se non l'hai già fatto, torna indietro e ascolta di nuovo entrambi i dialoghi. La prima volta solo ascolta, lascia che le parole scorrano. La seconda volta, concentrati sulle 4 frasi chiave che abbiamo visto prima. Maleducato, parlare piano, spegnere il telefono e non riesco a sentire niente. Alessia prova anche a ripetere ad alta voce dopo i personaggi. Imita il tono, il ritmo, le pause. Questo esercizio, chiamato shadowing, è potentissimo per migliorare la pronuncia e l'intonazione. E ricorda, non devi essere perfetto. Devi solo provare. Parlare una lingua è come ballare. All'inizio ti senti rigido, ma con la pratica diventa naturale. Tra poco andremo avanti con la parte delle espressioni utili e qualche trucco per sembrare più naturali quando parli. Ma prima, dimmi la tua. Se fossi al cinema e qualcuno parlasse forte, cosa faresti? Chiederesti di fare silenzio? Saresti timido? Raccontacelo nei commenti, vogliamo sapere come reagiresti tu. Ora che hai ascoltato i 2 dialoghi, Simona che chiede a degli sconosciuti di parlare più piano e Francesca che ricorda a Matteo di spegnere il telefono, è il momento di approfondire. Vediamo insieme punto per punto le frasi più utili che hai sentito, quelle che puoi davvero usare nella vita reale.
Esatto. In questa parte del podcast ti mostriamo come trasformare parole semplici in espressioni efficaci, naturali, adatte a ogni situazione. Non si tratta solo di cosa dici, ma come lo dici. 1. Mi scusi, potrebbe parlare più piano? Questa è forse la frase più educata che puoi usare quando qualcuno ti disturba. Nota bene, non è zitto, che sarebbe scortese. È invece una richiesta rispettosa, perfetta con persone che non conosci. Usa il condizionale potrebbe, non puoi. Ecco perché suona così gentile. Confronta. Puoi parlare più piano? Diretto, va bene tra amici. Potrebbe parlare più piano? Formale, educato, ideale con sconosciuti. E aggiungi un mi scusi all'inizio, come ha fatto Simona, e diventa ancora più cortese. Oppure, se vuoi essere un po' meno formale ma sempre educato, puoi dire scusi, potrebbe abbassare un po' la voce? Al cinema, in biblioteca, sui treni regionali, funziona ovunque. 2. Hai dimenticato di spegnere il telefono? Una domanda che sembra innocua, ma in realtà è un ottimo modo per ricordare qualcosa senza sembrare aggressivi. Non dici, ma sei scemo, il cellulare? No, fai una domanda semplice, quasi neutra. Hai dimenticato di spegnere il telefono? Ed ecco il bello, spesso basta questo. La persona capisce subito, si vergogna un po' e sistema tutto. E tu sei stato appena gentile, non giudicante. Puoi anche variare leggermente. È ancora acceso? Oppure non dovevi spegnerlo prima dell'inizio? Tutte queste frasi suonano come un promemoria, non come un rimprovero. 3. È molto maleducato. Quando vedi qualcuno che fa qualcosa di davvero fuori luogo, tipo urlare durante una scena emozionante o mangiare rumorosamente, questa frase esprime esattamente ciò che provi. Maleducato significa letteralmente non educato, ma in italiano ha un peso emotivo forte. Dire è maleducato è un modo per dire questo non si fa e poi rafforzarlo con molto, davvero o assolutamente. Per esempio, è davvero maleducato parlare al cellulare durante un film. Oppure, in forma più colloquiale tra amici, ma quanto sono maleducati certi. Attenzione però, usala con persone che non conosci solo se sei pronto a intervenire. Altrimenti, meglio tenerla per i commenti dopo lo spettacolo. 4. Non riesco a sentire niente. Una frase potentissima. Sembra un lamento, ma in realtà è una denuncia pacifica. Non stai attaccando nessuno, stai solo dicendo una verità. Con quel rumore il film non si capisce. Puoi dirlo sottovoce, tra te e te, come ha fatto Simona. Con tutto questo rumore non riesco a sentire niente. Oppure, rivolgendoti direttamente alla persona. Per favore, non riesco a sentire il film. L'effetto è immediato. Chi parla si rende conto che sta rovinando l'esperienza degli altri e spesso smette. Ora, vogliamo condividere con te alcuni trucchi per sembrare più naturale quando parli italiano. Perché imparare le frasi è importante, ma pronunciarle nel modo giusto lo è ancora di più. Primo trucco. Usa i filler sonori. Sì, quei piccoli suoni che fanno parte del parlato naturale. Come, senti, allora, per esempio, prima di fare una richiesta delicata, puoi dire, scusami. Oppure, senti, potresti spegnere il telefono. Questi piccoli dettagli rendono il tuo italiano più umano, meno da manuale. Secondo trucco. Il tono della voce conta più delle parole. Se dici parla piano, con un sorriso e un tono dolce, sembri gentile. Se lo dici con voce dura e veloce, sembri arrabbiato. Prova a ripetere la stessa frase cambiando solo il tono. Noterai la differenza. Terzo trucco. Gli sguardi e i gesti. In Italia spesso non serve parlare, basta un'occhiataccia discreta allo spettatore rumoroso, oppure toccare piano la spalla di un amico mentre indichi il telefono. I gesti accompagnano sempre il linguaggio parlato. E infine un consiglio culturale.
In Italia, al cinema, ci si aspetta silenzio totale. Non è come a casa sul divano, è un luogo di condivisione, di emozione collettiva. Spegnere il telefono, non parlare, evitare luci artificiali, sono regole non scritte, ma molto rispettate. Quindi, se tu stesso vai al cinema, ricordati, spegni il telefono, evita di commentare ad alta voce, goditi il film in silenzio e lascia godere gli altri. Ora preparati. Tra poco riascolterai entrambi i dialoghi. Ma prima facciamo un piccolo esercizio mentale. Immagina di essere al cinema. C'è qualcuno che parla forte. Tu cosa faresti? Prova a formulare la frase nella tua testa. Usa una di queste. Mi scusi, potrebbe parlare più piano? Per favore, non riesco a sentire niente. Hai dimenticato di spegnere il telefono? Ripeti mentalmente. Immagina la scena. Più lo fai, più sarà facile farlo nella realtà. E quando ti senti pronto, premi play. I dialoghi stanno per ricominciare. Eccoci qui, pronti per la parte che forse ti sarà più utile di tutta la puntata. Il secondo ascolto dei dialoghi. Sì, perché sai qual è il segreto per migliorare davvero il tuo italiano? Non basta ascoltare una volta sola. Devi ascoltare, riascoltare, fermarti, ripetere e poi riascoltare ancora. E così il cervello impara a riconoscere le parole, i suoni, il ritmo della lingua. Quindi ora riascolterai entrambi i dialoghi, uno dopo l'altro, ma questa volta con un obiettivo chiaro. La prima volta ascolta senza pensare, lascia che le voci entrino nelle tue orecchie, come se fossi seduto in un bar ad ascoltare due persone parlare. La seconda volta cerca le frasi chiave che abbiamo visto insieme. Ascolta attentamente quando Simona dice «non riesco a sentire niente» o quando Francesca sussurra «il tuo telefono sta vibrando». Fallo diventare un gioco linguistico. Ogni volta che riconosci una frase, ripetila ad alta voce. E se puoi, metti in pausa dopo ogni battuta e fai lo shadowing, cioè ripeti immediatamente dopo il personaggio, cercando di imitare il tono, la velocità, l'accento. È un esercizio potentissimo per migliorare pronuncia, intonazione e sicurezza. Ti ricordi i 4 punti chiave che abbiamo studiato? Eccoli qui. 1. Mi scusi, potrebbe parlare più piano? 2. Hai dimenticato di spegnere il telefono? 3. È molto maleducato. 4. Non riesco a sentire niente. Mentre ascolti, cerca di notare non solo cosa dicono, ma come lo dicono. Simona è calma, ma ferma. Francesca è discreta, quasi sussurra. Matteo si scusa subito. Davide sostiene Simona con un «brava!» pieno di approvazione. Il modo in cui parliamo, il volume, la velocità, le pause, trasmette spesso più significato delle parole stesse. Ecco perché è così importante ascoltare più volte, per catturare quei dettagli sottili che fanno sembrare naturale chi parla. Riascolto dialoghi. Dialogo 1. Al cinema con il cattivo vicino. Davide, ma hai sentito? Quelli davanti non stanno zitti neanche per un minuto. Sì, lo so, è impossibile seguire il film con tutto questo rumore. Secondo me è molto maleducato parlare durante il film. Lo sanno che ci sono altre persone qui, no? Forse non se ne rendono conto. Ma tu cosa vuoi fare? Provo a chiedere gentilmente. Mi scusi? Sì? Potrebbe parlare più piano, per favore? Non riesco a sentire niente del film. Ah, scusa, non volevamo disturbare. Grazie mille. Apprezziamo molto. Brava! L'hai detto in modo educato e chiaro. Quando qualcuno è maleducato bisogna dirlo, ma senza urlare, ovviamente. Esatto. Così si risolve tutto in pace. Dialogo 2. Il telefono che vibra al cinema. Ehi, Matteo? Il tuo telefono sta vibrando. Cosa? No, non è possibile. Sì, invece. Lo sento dalla tua tasca. È ancora acceso? Oddio, ho dimenticato di spegnerlo. Shh, parla piano, per favore. Tutti si stanno girando verso di noi. Scusa. Sto cercando di toglierlo dalla tasca senza fare rumore.
Mettilo in silenzioso almeno, così almeno non vibra più. Fatto. Scusami, è stato imbarazzante. Tranquillo, succede a tutti. Basta farlo con calma la prossima volta. Promesso. Mai più cellulare acceso al cinema. Com'è stato? Hai riconosciuto tutte e 4 le frasi chiave? L'hai ripetuta ad alta voce? Se non l'hai fatto, fallo ora. Ripeti con noi. Mi scusi, potrebbe parlare più piano? Hai dimenticato di spegnere il telefono? È molto maleducato. Non riesco a sentire niente. Ripetile lentamente, poi velocemente, poi come se fossi arrabbiato, poi come se fossi timido. Cambia il tono, gioca con la voce. Più giochi con la lingua, più diventi padrone di essa. E ricorda, non devi avere paura di sembrare strano mentre pratichi. Anzi, più sei teatrale, meglio è. I bambini imparano così, ripetendo, esagerando, provando. E tu puoi fare lo stesso. Ora, prima di chiudere questa lunga e ricca puntata, vogliamo lasciarti con un piccolo compito per casa. Leggero, divertente, reale. Questa settimana prova a usare una di queste frasi nella vita quotidiana. Non devi andare necessariamente al cinema. Può essere in biblioteca, sul tram, in un caffè tranquillo. Se senti qualcuno che parla troppo forte, prova a dire dolcemente «Per favore, potresti parlare più piano?» Oppure, se un amico ha il telefono acceso in un posto dove dovrebbe essere spento, digli «Hai dimenticato di spegnere il telefono?» E se non riesci a dirlo ad alta voce? Fallo mentalmente. Immagina la scena, formula la frase, visualizza la reazione. Questo esercizio mentale è già un passo avanti. E ora la domanda finale. Che cosa faresti tu se qualcuno parlasse durante un film? Chiederesti di fare silenzio? Sorrideresti e sospireresti? Cambieresti posto? Raccontacelo nei commenti. Vogliamo sapere come reagisci tu, nella tua cultura, nel tuo stile. E se ti è piaciuta questa puntata, condividila con un amico che ama il cinema o con qualcuno che proprio non sa stare zitto durante i film. Alla prossima su Italian Pod. Continua a sognare in italiano. Ciao ciao! Ciao ciao!